Salve a tutti, sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach. Ben arrivati su Italy Rocks. Questo mio canale YouTube vi offre una serie di aiuti linguistici per sostenervi e assistervi nello studio della lingua italiana parlata ad ogni livello di apprendimento vi troviate. In qualcuno dei miei video precedenti abbiamo visto insieme quello che in grammatica è chiamato il modo infinito presente di un verbo. In uno dei miei primi video ve ne ho mostrati diversi quando ho introdotto l'alfabeto italiano. In media, per ogni lettera, vi ho fatto 3 esempi di comunissimi verbi italiani, ognuno appartenente ad una delle 3 coniugazioni. Abbiamo poi imparato insieme a trasformare con pochissimi ritocchi cosmetici alcuni infiniti di verbi inglesi di origine latina oppure francese nei corrispondenti infiniti italiani. Oggi vi voglio mostrare che è possibile per molti comunissimi verbi italiani usare il modo infinito con funzione di sostantivo. Questi verbi con questa funzione prendono il nome di infiniti sostantivati, di cui vedete alcuni esempi sullo schermo. Come dite? Sì, è proprio così, ragazzi! Avete capito benissimo? Oggi vedremo a cosa servono il loro uso e il loro significato. Subito dopo la sigla! Un proverbio italiano molto usato dice così: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Sono sicuro che tutti voi conoscete il significato della parola mare e dovrebbe essere facile riconoscere che nel proverbio si tratta di un sostantivo maschile singolare, perché la parola è introdotta da il, un articolo determinativo maschile singolare. Ma allora, potremmo supporre che nel proverbio che vi ho citato anche dire e fare siano loro stessi dei sostantivi maschili singolari? Dopotutto, anche loro sono preceduti dallo stesso articolo il. Sì, è proprio così. Il dire e il fare sono proprio 2 esempi di sostantivi maschili singolari chiamati in italiano infiniti sostantivati. Ed è proprio di questo argomento che parleremo oggi. So già qual è la vostra prima domanda. Ma Giulio, che differenza di significato esiste tra la forma verbale, cioè l'infinito presente, e l'infinito sostantivato? Una semplice risposta del tutto generale potrebbe essere la seguente: il verbo descrive l'azione. Il verbo sostantivato è l'azione in se stessa, descritta in modo più o meno dettagliato dall'infinito presente del verbo. Sono certo che siete pronti a farmi la seconda domanda. Ma Giulio, come si riconosce questo infinito sostantivato? Il verbo sostantivato può essere introdotto sia da un articolo determinativo oppure indeterminativo, come abbiamo visto nel proverbio per esempio, ma anche da una preposizione semplice oppure articolata. In e con sono le preposizioni che si usano di solito. Quindi il fare è l'esecuzione, la realizzazione, la messa in opera di quell'azione che il verbo fare descrive molto genericamente. Vi do un esempio per chiarezza. Il fare potrebbe essere un comportamento, come nella seguente frase: con fare sospetto Giancarlo entrò in casa. Allo stesso modo, il dire
è l'uso della nostra voce per esprimere, raccontare, recitare. Un ottimo sinonimo potrebbe essere l'eloquenza. Per esempio, oggi l'arte del dire è morta. Avete visto com'è semplice riconoscere gli infiniti sostantivati? Se la curiosità vi spinge a chiedervi: posso usare questo verbo come sostantivo? C'è un modo semplicissimo per avere sempre la risposta corretta a questa domanda. Vi ricordate quando vi ho parlato del vostro migliore amico, il dizionario? Bene, sono certo che lui sa la risposta. Andate a chiedergliela. Possiamo tornare al proverbio che vi ho introdotto all'inizio del video. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il significato dovrebbe ora essere chiaro. L'azione del parlare, quindi il dire, è più facile della messa in opera, cioè il fare. E vediamo adesso alcuni infiniti che sono ormai diventati a tutti gli effetti dei veri e propri sostantivi, quindi hanno sia il singolare che il plurale. L'essere, come per esempio nel cosiddetto il problema dell'essere affrontato da Pitagora e dai suoi accoliti, il plurale regolare, gli esseri, sostantivo che definisce e indica, per esempio, gli esseri viventi. L'avere e il suo plurale regolare, gli averi, rappresentano il patrimonio, cioè quello che si possiede. Giancarlo ha sperperato tutto il suo avere. Potreste anche sentirla dire al plurale, cioè i suoi averi. Un ultimo esempio prima di concludere. Il dovere è un altro infinito sostantivato molto usato che rappresenta un obbligo morale di agire secondo leggi, consuetudini oppure più semplicemente costumi di un dato gruppo sociale. Per esempio, il senso del dovere. Il plurale, anch'esso regolare, è quindi i doveri, come per esempio i doveri coniugali tra persone sposate. L'infinito sostantivato può essere considerato come una peculiarità eminente dell'italiano rispetto alle altre lingue romanze, dato che è la sola lingua in cui questa forma grammaticale esiste con un tale sviluppo di forme e di tipi. Lo spagnolo, per esempio, condivide con l'italiano questa forma grammaticale, ma non ne presenta la stessa caleidoscopica varietà di forme. Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!